Ragazzi, quando la voglia è tanta, la torta avanza, qualcosa del genere. Allora, oggi facciamo una torta. Ma facciamo una torta? Siccome noi non abbiamo il forno, è difficile. Difficile perché viene fatta in padella, ma la difficoltà ulteriore è che la facciamo con un fornello a induzione, che non ha un calore costante, ma si attacca, si stacca, si attacca, si stacca. Quindi, che torta sarà? Adesso ve lo dice Marina. Facciamo una torta ai mirtilli? Siete tutti d'accordo? Certo, il condominio vuole i mirtilli. Ma perché già sappiamo che il mirtillo fa dimagrire. Allora, gli ingredienti sono questi. Fai vedere un po' qui il tavolo. Gli ingredienti sono lievito, pane angeli, zucchero vanigliato, limone, sale, zucchero normale, farina 00, uova, mirtilli, olio di semi di girasole. Aspetta, devo dire anche un'altra cosa. Dammi il contenitore. Non ha preso il contenitore. Questo contenitore sarà l'unico che sporcherò. Oltretutto in camper bisogna anche risparmiare l'acqua e lavare poche cose. Vi lascio leggere gli ingredienti che vi servono per fare questa ricetta, così domani potete tranquillamente farla. Ve li lascio anche qua sotto in descrizione del video. Mettiamo 2 uova e 120 grammi di zucchero. Intere, Intere senza guscio. 120 di zucchero, grazie. 120 grammi di zucchero. Top. Dai! Non si abbaffa. Procediamo con lo sbattere tutto. Posiziona direttamente nel lavandino. Ma che mise! Voilà. Aggiungere il latte, 120 ml. On tara 120 grammi. 120. Non è facile. Ma se sei a 90. No, disastro! A 90 sono sì, ma per altre cose. Adesso mi metti 80 ml di olio di girasole. Questo è l'unico grasso presente nella torta, no? A parte, vabbè, il grasso del latte. Tara, 80 ml, che equivale sempre più o meno a 80 grammi. Non proprio, però ce lo facciamo andare bene. Ho una certa confidenza io col grasso, vedi? Bravo. Un pizzico di sale, please. Il pizzico di sale per me è 1, 2, 3. E un cucchiaino di 4. zucchero vanigliato. Cucchiaino solo? Mhm. Sì, chef! Va bene? Vai. Dai, esageriamo. No! Sì. Ma che ricetta è? Cucchiaino e mezzo, perché ho dovuto compensare. Mescolare ulteriormente. Volevo dirlo io. Dai via sta roba forte! Non me lo devi montare lei, devi mescolare. Mescolato. Andiamo nella cascara. Come fanno quelli qui, faccio vedere come si fa il trucco. Visto è già arrivato. Qualcuno secondo me ci crede che fai così, si trita tutto da solo. Una busta di lievito pane angeli da 16 grammi. Questo gesto serve a far sì che attivi gli enzimi che ci sono dentro, quindi possa iniziare la fermentazione. A questo punto, per favore, mi metti 200 grammi di farina. 00. Quanto 200. Solo 200, non è Sì. 220? No, 200. Non inventarti le cifre. Astia, 209 per compensare. Tu non sei affidabile per fare le torte. Non sono E lo affidabile. sapevo che dovevo farla io questa torta. Lui non è affidabile, ha la mano che va sempre e non si sa come mai le quantità aumentano sempre. Vabbè, dai, va avanti. Volevo dirti che è un po' scomodo continuare ad alzare e abbassarsi per fare una cacchia di torta. Per farlo vedere a tutto il nostro condominio, no? Si mescola ancora. Guarda che quello elettrico lo puoi accendere, eh. Perché poi dici, oh, cos'è sto rumore? Basta, fermati! Perfetto. Fai vedere com'è la cremosità. Così. Adesso viene una parte complicatissima che ti lascio fare a te perché ti piace tanto. L'imburramento. Noi usiamo il tipico burro bavarese. Che non so dove l'ho preso, però c'è il burro bavarese. Penso alla Lidl. Costava meno. Pentola antiaderente e di generosa imburratura. Così. Perché è l'unica cosa, se non si stacca è andata. Notate la quantità di burro che è stato messo. Poi prendiamo un po' di farina e abbondantemente l'abbondiamo e fai sì che si appiccichi. Vediamo un po' se riusciamo a non farlo cadere per terra. No, questo non lo posso garantire. Lo so. Adesso che è super imburrata, Ok, piano cottura livellato senza neanche spostare il camper. Le idee geniali di Mauri.
Adesso è l'ora di mettere l'impasto, che è così cremoso, nella pentola. Lo versiamo tutto usando un leccapentole. Non sbatterlo sopra la pentola che si deve autorivellare. È mio, lo devo fare io. La lasciamo così. E cosa facciamo a questo punto? Allora, questa può essere una base di una torta tipo margherita, ok? E adesso noi ci aggiungiamo i mirtilli, belli asciutti, perché se sono bagnati poi la liquidità della torta cambia. Adesso io li sistemo meticolosamente come una pazza, senza farli toccare, perché non voglio che si sovrappongano, per lasciare all'impasto modo di cuocere bene. 2 informazioni importanti. Una meno. 250 grammi di mirtilli meno 1, se no ingrassi. No, una cosa molto importante è la dimensione della padella. Andrebbe di 24 cm di diametro. Noi ce l'abbiamo di 25 e viene bene. Però quella è la dimensione, perché se la allarghi viene troppo sottile e i tempi di cottura sono diversi. Se la stringi viene troppo alta e anche lì cambiano i tempi di cottura. A ricoprire i buchi. Importante, si chiude con un coperchio. Noi abbiamo la fortuna di avere questo in vetro, quindi si vede. Si accende a potenza 2, questa è la nostra prova che abbiamo fatto, per un totale di 25 minuti senza più aprirla, cioè si lascia così. Dopo 25 minuti si prende un piatto, si gira, si cerca di mettere dentro senza rompere e si cuoce per altri 5 minuti. Bene, adesso ti lascio il tuo lavoro. Le cose da lavare, che sono soltanto 3. Il contenitore, le palette, per girare. E se anche sbaglio tasto fa niente. Noi volevamo fare una ricetta super figa, poi abbiamo detto se la facciamo super figa da professionisti non ci crede neanche la gente che insomma che l'abbiamo fatta noi, che funziona eccetera eccetera. Quindi abbiamo detto facciamola alla Marina Maurizio. Quello che viene poi no, l'altra volta è venuta buona sto giro, magari è cambiata la pressione atmosferica, tutte quelle cose lì, vediamo. Noi terremo anche abbastanza sotto controllo i consumi. L'induzione a questa potenza attacca e stacca. Anche quelle più costose, forse c'è la Candy che si regola, ma non a potenze basse se non sbaglio. Comunque, come guardate qua dal grafico continua a salire e scendere, salire e scendere, fa da 0 watt a 800, 0 watt 800. Vuol dire che il consumo ovviamente a 2 è molto meno, perché allarga questo tempo di pausa. Vi farò vedere anche poi il risultato finale, ovviamente riducendo, dove la batteria, questo arancione, tipo adesso è già sceso di quasi un 1%. Al momento è al 63%, vedremo dove arriva. E col sole che sta tramontando si vede che si è gonfiata, si è quasi raddoppiata, diciamo mancano 5 minuti, quindi sembra come l'altra volta, quindi direi che alcune addirittura sono affondate di mirtilli, quindi bene. Vediamo se bastava la potenza 2 o se è troppo molle. Allora guardate un attimino, giusto per riuscire a capire, vedete come è ancora gelatinoso lì in mezzo, quest'area qua? Vuol dire che non è ancora cotto, quindi 25 minuti che sono passati sono pochi a velocità, potenza 2. A 3 erano già fin troppo, quindi lo lasciamo ancora e poi vi dico quanti minuti sono passati. Ok, si stacca un pelino intorno con la paletta, poi cerca di muovere, perché muovendola, ecco, si è staccata. Dopodiché si prende il piatto, quello un po' imburrato, si mette sopra, vedeva questo, mi dà fastidio. E adesso spero di non ustionarti e di riuscire a girarla. Bruciano, eh? No. Attento, non farti male. Ok. Qualche minuto in meno, secondo me. Però adesso si cerca di far scivolare. Voilà. 5 minuti da questo lato. Adesso rifacciamo la stessa operazione che non aveva fatto vedere Marina prima. Perché era troppo concentrata, avevo paura. Tu guarda qua. Oh. Voilà. Bella. Adesso qua si fa raffreddare, si metterà sopra lo zucchero a velo. Allora, vedete che è raddoppiata e oltretutto ha questa particolarità qua che diciamo la frutta, essendo non bagnata, dove è uscito lo zucchero si è anche addirittura caramellato. Quando è che si mangia? Appena si raffredda, guarda che è anche bella soffice. Io direi una cosa, adesso si lascia raffreddare una mezz'oretta più o meno, si mette lo zucchero a vela vanigliato, che comunque gli dà sempre quel suo tocchettino, e basta, poi è pronta da mangiare, colazione, cena, pranzo, colazione, cena, pranzo, colazione, cena, pranzo, pranzo, colazione, cena, pane. E pane. Lo puoi usare come pane.
Ragazzi, faccio anche il riepilogo delle batterie, quindi quanto abbiamo consumato. Abbiamo consumato pochissimo. Abbiamo iniziato con una batteria al 63%, che era questa l'altezza, qui il limite 64, ma è 63 siamo partiti, vedete la cottura. Questo è stato tutto il periodo di cottura e siamo arrivati al 55%, lo vediamo anche qua, 55% di batteria. Quindi abbiamo consumato il 7% di una batteria da 400 Ah. Fate voi i calcoli. Per 35 minuti di cottura, che non è neanche poco, al 2 di potenza del nostro fornello induzione, che fa circa 850 watt. Poteva essere qualche minuto in meno? Probabilmente sì, in 3-4 minuti, però lì è veramente una variabile che dipende dalla temperatura quando lo fai partire, dipende dalla pentola, dipende dall'impasto. Diciamo che il consiglio che vi diamo è, muovendo, quando vedete che sopra non è più gelatinoso ma si inizia a solidificare e vedete il bordo che diventa leggermente marrone, a quel punto lì secondo me la puoi toccare, la stacchi, la giri. Da chef on the road e Chef senza cap. vi auguriamo. Buon appetito. Ed è arrivato il momento notturno. Altro che colazione, non arriva neanche a domani sta torta. Ma no, beh, ovvio che la devi assaggiare subito. Dove metterà lo zucchero vero sopra, un buon profumo di vaniglia. Eccola lì che è andata fuori. E beh, un po' sì, se devo metterla anche sul bordo, guarda. Questa qua glielo diamo a Marina. Andiamo all'assaggio. Oh, morbido. Approved.